Buonasera, cari amici dell'Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi di Amsterdam e cari tutti, sono Carmela Callea, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura e ho il piacere, dopo tanto tempo, di poter riprendere i contatti con voi tutti. In questo periodo in cui il mondo intero deve far fronte all'emergenza derivante dal diffondersi della pandemia Covid-19, io sono fermamente convinta che la cultura è l'unico modo ed è l'unico mezzo per riflettere sulla propria esistenza ed avere il coraggio di ricominciare un cammino con la consapevolezza che la comprensione e la solidarietà tra tutti gli esseri umani costituiscono le basi per una convivenza pacifica e costruttiva. L'Istituto Italiano di Cultura in questo periodo ha continuato la propria attività di diffusione della lingua e cultura italiana. Abbiamo dovuto chiaramente adeguarci alle nuove tecnologie e nel riformulare il programma culturale tenere conto di queste nuove tecnologie per potervi raggiungere. Questa sera abbiamo il piacere di proporvi un corso di cucina tenuto da Vigio e Simone, e un corso di cucina attraverso il quale vi proponiamo una ricetta molto semplice, una ricetta siciliana. Vigio e Simone, come molti di voi sanno, sono di origine siciliana, collaborano molto spesso con questo istituto per la realizzazione degli eventi conviviali. Abbiamo scelto insieme una ricetta semplice perché questo periodo ci ha fatto capire che noi dobbiamo ritornare alle cose semplici, alle cose che sono nella nostra vita e ci hanno sempre accompagnato sin dalla fanciullezza. A questo punto vi lascio a Vigio e Simone che terranno questo corso di cucina, quindi andiamo a tavola con l'Italia e spero di vedervi molto presto. L'istituto sta realizzando e sta progettando altri eventi da proporvi online e spero che ci potrete seguire con la stessa simpatia di sempre. Buonasera a tutti e buona visione. Cari amici, benvenuti in questa nuova videoricetta. Per chi non ci conoscesse, noi siamo Vigio Mastropastaio Catering, siamo esattamente un Sicilian Catering, ci occupiamo di appunto gastronomia siciliana e spesso collaboriamo presso l'Istituto Italiano di Cultura. Oggi prepareremo una nuova videoricetta e ci baseremo su materiale di riciclo, cibo che rimane nel frigorifero o appunto certe volte non si sa come riutilizzarlo, e oggi vi spiegheremo come fare con una ricetta molto simpatica, tra l'altro una ricetta molto tradizionale della mia terra, che si chiama, detta proprio in dialetto, si chiama pasta con i broccoli eliminati in tegame. Significa, tradotto, pasta con il cavolfiore mantecato nella pentola. Mi chiederete come mai abbiamo parlato di un cavolfiore e l'abbiamo confuso con un broccolo, ma questo dipende solo e unicamente dal dialetto siciliano, che spesso appunto viene usato a Palermo. È comune chiamare il cavolfiore broccolo, però
è soltanto una piccola cosa dialettale, niente di che. Cosa useremo? Quali sono gli ingredienti che andremo ad usare per fare questa videoricetta? Sono ingredienti poveri, sono ingredienti molto semplici. Noi per esempio abbiamo avuto questo, è il nostro cavolfiore, che ieri sera abbiamo praticamente lessato e l'abbiamo gustato come contorno su un secondo piatto. E abbiamo avuto questo avanzo, e quindi cosa ne facciamo? Lo vorremmo diventare un condimento per la pasta. Aggiungendo cosa? Aggiungeremo delle alici. In questo caso sono alici sotto olio. Si possono anche utilizzare delle sale salate o alici salate, e in quel caso il mio consiglio è sicuramente prima di sciacquarle sotto l'acqua corrente e pulirle, perché almeno se comprate sale salate siciliane è molto probabile che le sale salate siciliane non siano eccessivamente raffinate, ma sono sarde con tutto quello che una sarda di solito contiene. Poi continuiamo con dei pinoli, continuiamo con dell'uva passa, abbiamo preparato del prezzemolo tritato, ne basta poco, non tantissimo. E questo poi approfondiremo l'argomento in un secondo momento. Questo è pangrattato. Pangrattato, io in questo caso questo qua è un pangrattato che io ho comprato, è il classico che trovate nei supermercati, cioè, però di solito si usa il pane a raffermo, ma ve lo spiego dopo. Questa è un'altra ricetta di riciclo, che ne parliamo in un secondo momento. Poi ci servirà del pecorino. Io sto usando del pecorino romano, mi piace molto il pecorino romano e ho usato questo. Normalmente si può usare anche il cannestrato o un pecorino siciliano, va benissimo. Io ho avuto questo per dare la possibilità di poter far fare la ricetta a tutti. Vi sto indicando che anche questo tipo di formaggio va benissimo. E poi servirà del comune aglio e un po' di pepe. Per cominciare, la cosa che sicuramente vi posso dire è di cominciare con l'aglio, perché facciamo una piccola preparazione veloce. Innanzitutto prendiamo degli spicchi d'aglio e li puliamo, li priviamo della pelle, appunto quella esteriore. Per problemi di digestione io vi consiglio di togliere, se non volete avere un problema di digestione, la parte centrale dell'anima. Ecco, basta fare semplicemente così, niente di mettere da parte. Continuate a pulire. Adesso vi faccio vedere una cosa molto facile e anche molto utile per altre preparazioni che potete fare in casa. Ecco, così. E poi usiamo un recipiente che riporremo poi in un secondo momento in frigorifero. Io, sempre per rimanere sul riciclo, avevo un vecchio barattolo che ho usato per delle conserve e userò questo barattolo, che adesso gentilmente il nostro compare Simone, che sta là al video, oggi lui sarà il nostro cameraman, mi passerà. Anzi, è qua. Scusatemi, chiedo scusa. Questo è un barattolo che un nostro cliente ci ha regalato. Se lo vede sicuramente lo riconosce. Mettiamo i nostri spicchi d'aglio dentro, così. Perfetto. Questo puliamo, perché poi Simone dice che io sporco tanto, quindi facciamo così. Mettiamo dell'olio d'oliva.
questo può bastare. Ci procuriamo un mixer ad immersione simile a questo va benissimo, mettendo l'olio, diciamo, a sufficienza, perché il mixer deve completamente andare dentro l'olio, altrimenti non frulla. Andiamo in questo modo. Questa è una cosa molto utile. Ecco, fatto, finito. Pochi secondi ed è fatto. Se vedete che l'aglio rimane ancora a pezzi molto grandi, continuate a frullare. Abbiamo ottenuto un olio aromatizzato all'aglio che, ecco qua, che si può conservare tranquillamente per diverse settimane anche in frigorifero. L'importante è che ogni volta che lo usiamo prestiamo attenzione, ma messo nel frigorifero si conserva tranquillamente. Questo si potrà usare per aromatizzare tutte le basi per le salse, per fare la pasta, si può usare per condire la carne quando si deve fare la griglia, si può usare per qualsiasi cosa. È una cosa molto molto interessante per questo tipo di olio. Grazie Simone, che bravo. È che io di solito con me mangiano tutti. Persone che hanno problemi, non mangiano le verdure, non gli piace la cipolla, non gli piace, con me mangiano tutti, perché questo frullato così piccolo è usato in piccole dosi, può aromatizzare qualsiasi tipo di pietanza senza dare il fastidio di trovare poi il pezzo grande di aglio fra i denti, e poi lo puoi anche dosare, quindi basta veramente, puoi mettere anche una goccia e non dà problemi di nessun tipo. Questa è la fase numero 1. Fase numero 2. Adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, una volta, intanto il piatto, come probabilmente già avrete letto, se avete letto il nostro evento, il piatto è un piatto molto antico, si rifà tantissimo tempo fa. Un po' per le varie dominazioni che la Sicilia ha subito, tutti i nostri piatti hanno una grandissima influenza di tutte queste dominazioni, come per esempio, ecco, l'uva passa in questo caso è un esempio. L'uva passa la si trova in questo piatto, ma si trova con la pasta con le sarde, si trova che noi facciamo la pasta con le sarde, per esempio. Io ho un altro piatto che si chiama la pasta siciliana, dove io introduco l'uva passa. Abbiamo un altro piatto tipico della zona di Palermo che si chiamano le polpette di sarde, in quel caso anche lì è presente l'uva passa, e quindi le influenze delle varie dominazioni hanno influito tantissimo sul modo di cucinare. E quindi, siccome questo è un piatto povero e nasce appunto da elementi veramente poveri, una volta sicuramente il formaggio era un prodotto che non tutti potevano permettersi in ogni casa. Quindi come si poteva sostituire questo prodotto con un altro prodotto? Era quello del pangrattato. Il pangrattato tostato messo sopra la pasta è una classica decorazione, è una cosa che in Sicilia è famosissimo. La funzione principale del pangrattato appunto era quella di sostituire il formaggio, che una volta magari non era appunto possibile utilizzarli. Adesso vi faccio vedere come prepararlo il pangrattato. Innanzitutto usiamo una padella e la mettiamo sul fuoco, che in dialetto noi la chiamiamo mudiga atturrata. Esattamente. Usiamo una padella e una fiamma molto molto accesa. Mettiamo un filo d'olio in questo modo. Si vede? Mi vedi?
Mi vedete? Mi vedete? Simone dice che mi vedete. E aggiungiamo proprio, guardate, così un pizzico di sale, perché dobbiamo comunque dare un carattere, una struttura. Attendiamo che la padella si scalda per bene. Ok. Intanto vi consiglio di mettere la pentola con l'acqua sopra, perché tra un po' dobbiamo cucinare la pasta. Quindi riempite una pentola capiente con dell'acqua e la mettete sul fuoco e aspettiamo che cominci a bollire. Ecco, l'olio è caldo perché vedo che comincia a leggermente fumare e non dobbiamo arrivare a farlo fumare perché altrimenti non fa per niente bene. E mettiamo la nostra mollica e cominciamo a tostare. Atturrare significa proprio tostare. Creeremo una tostatura al pangrattato rendendolo particolarmente saporito e croccante. Ce ne accorgiamo quando sarà pronto, quando comincerà a cambiare di colore. Anche il pangrattato del pane normale, cioè il pane normalissimo. E quello che vi volevo anche dire era questo: se avete anche del pane del giorno prima che non mangiate, fatelo, mettetelo da parte, non lo buttate. Lo fate asciugare per bene, poi lo buttate leggermente nel forno in modo che diventa bello duro, secco, e poi lo grattate. E potete farlo in casa, in quel caso. Se invece non ne avete a disposizione, potete anche comprarlo. Ecco, come vedete, adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Devo toglierlo da qui perché sennò si brucia. C'era lì, esattamente lì, c'era questa. Provatela. Voilà. Ecco qua. Come vedete ha cambiato di colore e ha assunto un colore appunto più scuro perché si è tostato. E questo lo useremo dopo. Perfetto. Dopo di ciò abbiamo tostato il pangrattato, abbiamo preparato l'olio all'aglio, prepariamo la padella per fare il nostro soffritto. Per poter fare il nostro soffritto useremo una normalissima padella. Cominciamo con un filo d'olio. E aggiungeremo il nostro olio all'aglio. Allora, normalmente ogni piatto io ne uso un cucchiaio normale. Adesso io ne metterò tipo così e così perché stiamo preparando più o meno per 2 persone, perché dopo io e Simone ci mangeremo la pasta. Aggiungiamo il prezzemolo tritato, aggiungiamo le nostre alici e innanzitutto la mettiamo sul fuoco. Simone dice quante alici? Più o meno 3-4 ne abbiamo aggiunte, però per tutte le vostre informazioni sotto dentro questo evento c'è tutta la ricetta completa, non c'è problema. È un consiglio che vi do, che adesso noi prepariamo, è un altro consiglietto che vi do molto 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 interessante. Nel soffritto che stiamo preparando siamo partiti da prezzemolo tritato, aglio e le alici. Dobbiamo fare soffriggere questi 3 elementi e lo scopo è sciogliere praticamente le alici in modo che diventino proprio una crema, ma senza bruciare né il prezzemolo né l'aglio. Come facciamo? Io sento già la padella che comincia a scoppiettare, allora che facciamo? È semplice, aggiungiamo, guardate, proprio credo 2-3 cucchiai d'acqua
4 cucchiai al massimo. Ecco, non so se si sente. Allora, questo significa che la fiamma è troppo forte, allora noi la abbassiamo. Io lo tolgo dal fuoco. Perché ho messo l'acqua? Perché l'acqua in questo caso ha bloccato la temperatura dell'olio che sale e l'olio continuerà a fare la sua funzione con l'aglio e il prezzemolo, ma non mi brucia il composto. Il risultato sarà un risultato migliore perché riusciremo a sentire esattamente tutti i sapori senza però alterarli, né bruciarli né nient'altro. E questo potete andare tranquilli. Io ho sempre fatto così. Non c'è la cosa peggiore fare una pasta aglio e olio e sentire quell'aglio e il prezzemolo bruciato, è una cosa terribile. Proprio per l'aglio e olio pure la stessa cosa, fate un soffritto aglio, olio, un po' di prezzemolo, un po' di peperoncino per chi lo desidera e appena comincia leggermente, che sentite un pochettino che comincia a friggere, aggiungete qualche gocciolina d'acqua in modo che non si brucia. Quando vedete che le acciughe si cominciano a sciogliere, si sono tutte frantumate, più o meno così, non so se si vede, spero che si veda. Perfetto. Io aggiungerei gli altri elementi. Gli altri elementi sono l'uva passa e a livello di quantità siamo più o meno un cucchiaio. E i pinoli siamo sempre lì più o meno un cucchiaio. E il pepe macinato, a me piace tanto. Adesso ci siamo quasi, aumentiamo l'acqua e devo fare un'operazione, devo spostare una pentola. Avete messo l'acqua sul fuoco, immagino, quindi io sposto la mia pentola con l'acqua sul fuoco quello più grande e procedo alla salatura. La salatura dell'acqua, io non ho una dose perché vado un po' ovviamente da italiano, tutti gli italiani vanno ad intuito. Per una persona che volesse avere una dose, io mi sto calcolando più o meno saranno circa 2 litri d'acqua in questa pentola, io metterò all'incirca un mezzo cucchiaio di sale, poco più di mezzo cucchiaio di sale. Poi dipende dalle persone, insomma, se avete dei problemi cardiaci non mettete il sale, assolutamente evitiamo il sale, oppure ne mettete di più oppure ne mettete di meno, in base al gusto personale. L'importante è assaggiare. Se l'acqua sa di sale, leggermente di sale va bene, non deve essere una salamoia, ma si deve sentire un lieve sentore di sale. Vado. Allora, la pasta che consiglio per questo tipo di condimento, la tradizione vuole il bucatino oppure una pasta che si chiama margherita, che è tipo una tagliatella con i bordi arricciati. Parlando ovviamente con gli olandesi, capisco che questi sono dei formati di pasta molto molto complicati da trovare. Allora, a mio avviso, anche uno spaghetto va benissimo. Io infatti oggi, per andare incontro a voi, sto usando uno spaghetto. Per la prima volta sto usando una pasta secca e non la mia pasta. Ma oggi è un caso particolare e vi faccio vedere anche con una normalissima pasta come riuscire ad effettuare, come cucinare questo piatto. Questo è uno spaghetto, all'incirca serviranno più o meno, io credo 5-6 minuti più o meno. Ogni confezione di pasta che voi comprate riporta i minuti esatti della cottura. Il mio consiglio è guardare i minuti riportati nella confezione e mettere possibilmente un timer.
allo scadere del timer è molto 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 probabile che la pasta è cotta. Poi, se è un gusto personale, potete decidere di scolarla subito oppure di farla cucinare qualche altro minutino in più se la volete più cotta. Se la volete al dente è molto probabile che allo scadere del timer la pasta sia pronta. Mentre la pasta cucina, riprendiamo la nostra padella e usiamo, eccoli qua, questi di qua. Quanti cavolfiori usare per un piatto di pasta? Io credo circa 150-200 grammi potrebbero essere abbastanza abbondanti anche. Poi a me piace, quindi io ne metto anche 200, quindi a me piace. Però per potervi calcolare ne serviranno circa 150 grammi, 200, più o meno a persona. Poi a Simone gli piace questa cosa di cavolfiori, ce ne metto uno sano ogni volta. Che facciamo? Il cavolfiore di suo è molto ricco d'acqua, anche se è stato una sera in frigorifero, comunque trattiene molto i liquidi. Questo mi aiuta a me perché non mi fa bruciare il soffritto, quindi per me questa è una cosa buona. Lo teniamo in padella cercando di fare questa operazione così, quindi pasta coi broccoli arriminati. Arriminati significa proprio così, mescolati, e col cucchiaio tendiamo a fare così. In dialetto noi diciamo a scripintare, proprio così, bello, a scripintare, diventa una pomata. Continuiamo così e non vi dovete preoccupare perché è impossibile che questo tipo di condimento possa bruciarsi, appunto perché è ricco d'acqua il cavolfiore. Gli spaghetti, di tanto in tanto non ci dobbiamo dimenticare, dobbiamo girarli, non dimentichiamo di girare gli spaghetti perché altrimenti si incollano. È assolutamente obbligatorio cucinarli nell'acqua bollente. Non esiste nessuna pasta cucinata in acqua che non bolle. La pasta risottata è una cosa nuova che è uscita da poco, ma per tradizione italiana la pasta va cotta al momento in acqua bollente e va mangiata, non va messa tipo nel dimenticatoio, come una fetta di carne, come una bistecca cucinata, tolta dalla carbonella e mangiata subito, immediatamente. E la pasta è uguale. Intanto la padella continua a dire che frigge, ma quando frigge troppo significa che dobbiamo abbassare la fiamma e cuciniamo con un fuoco dolce. Vi faccio vedere un attimo come adesso è andata a finire la situazione. Così abbiamo già scripintato per bene. La regia mi dice che va bene l'inquadratura? A posto, ok, perfetto. Ci siamo, già sento l'odore del prezzemolo, l'aglio, l'acciuga. Credetemi, una cosa proprio da non perdere. Saranno passati circa, vabbè, 4 minuti più o meno, 4-5 minuti e io credo che il condimento della pasta è pronto. Perché appunto adesso è diventata una pomata. Sì, perfetto. E se vi faccio vedere la padella, notate che non c'è acqua nel fondo, è importante, questa non è una zuppa. È una pasta che deve rimanere bella sciolta, quindi il fondo della padella deve essere asciutto. Finito. Assaggiamo, vediamo un po'. La pasta è cotta, quindi adesso procediamo a scolarla.
abbasso la fiamma. La mia cucina è microscopica, ma non manca niente. C'ho tutto. È piccola, ma non mi manca niente. Allora, io sto scolando la pasta. Vediamo se dalla regia ci sono problemi, forse col vapore, ma non lo so. Spero di no. Allora, conserviamo un po' di brodo di cottura perché ci potrebbe servire dopo. Rimettiamo la padella sul fuoco. Appena comincia di nuovo a sentire quel fantastico suono, comincia a friggere. Frigge. Bene. Aggiungiamo la pasta qua, così. Circa 3-4 cucchiai di brodo di cottura. Se qualcuno l'ha dimenticato può mettere anche dell'acqua normale, poca, non deve essere una zuppa. Il brodo di cottura serve soltanto a far sì che mantechiamo bene la pasta, che in questo caso è pasta secca, pasta normale, che non ho fatto io. La mia è più buona, sicuramente la mia è eccezionale, anche questa è buona, ma la mia è migliore. Perfetto. Per quelli che hanno, per i più coraggiosi, cominciamo a fare un po' così. Molto facile. Ci vuole polso, un po' di forza e coraggio. Via, così, va. Ce la potete fare. Non è un problema. Io direi di aggiungere un goccetto d'olio. Possiamo spegnere e si deve creare l'amido della pasta. In questo caso crea una sorta di crema naturale che avvolge completamente la pasta. Lì in quel caso vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro, perché mangeremo sia la pasta ma anche il condimento. Nel caso in cui invece viene mantecata male, allora in quel caso quando tu giri con la forchetta la pasta, tutto il condimento rimane sul piatto e mangi pasta in bianco, non c'ha senso. Grazie mille, mio assistente. Io sto usando una pinza, ma potete, questa di qua, potete usare anche una classica pinza, però non è assolutamente un problema. In questo caso sto usando un piatto molto grande, perché io adoro i piatti questi qua così, ma potete usare qualsiasi tipo di piatto. Così. Io vado delicatamente perché sto usando un cucchiaio di metallo e con questa padella è un po' pericoloso, però lo specifico, chissà, magari. Ok, vai. Perfetto. Se avete ospiti, allora, ma tu come fai a fare una cosa del genere? Poi se ti ricordi pure come si chiama pasta con i broccoli arriminati, ti diranno sicuramente no, ma chi è che te l'ha detto? Pecorino. Io gratto a scaglie quelle semipiccole, non vi consiglio le scaglie grosse, non ha senso, perché questo è una pasta, si deve mantecare, ricordiamoci. Quindi io do una leggera grattata così e abbiamo il contrasto del pecorino e delle alici con l'uva passa, che è un bel contrasto, e come dicono quelli stellati, la parte croccante. Questa è la parte croccante. I siciliani già ci erano arrivati prima.
in tutte queste cose. Altro che... Il piatto è finito. Mo gli mettiamo una forchetta e buon appetito. Il piatto è terminato. Faccio vedere così. Wow. Spero che la ricetta sia stata di vostro gradimento e mi raccomando, provateci a cucinare, non dovete avere mai paura. Se tuttavia però avete qualche dubbio, inviateci tranquillamente un'email a vicio.pastaio@gmail.com o vi invito a visitare il nostro sito web viciomasterpastaio.com. Con questo è tutto, vi auguriamo un buon proseguimento. Da Vice e Simone, a presto e alla prossima video ricetta. Ciao!